Bentornati in questo nuovo episodio. Oggi vi porto in un luogo veramente speciale. Oggi andiamo a visitare la tomba del maestro Masutatsu Oyama, il fondatore del Kyokushin. Il luogo di riposo del maestro Masutatsu Oyama si trova nel cimitero del tempio buddista Gokokuji, nel quartiere di Bunkyo a Tokyo. Questo posto si trova all'incirca a un'ora da casa mia. Naturalmente, se siete in Giappone, dipenderà dalla vostra locazione. Comunque, questa tomba è nei pressi del tempio buddista Gokokuji. Vi farò vedere precisamente più avanti nel video come trovarla. Inizio il mio viaggio verso la metropolitana di Oshiage, che è la metropolitana più vicina a casa mia, ed è la metropolitana vicino alla Skytree. La mia casa infatti è a pochi minuti da questa imponente struttura costruita nel 2012, che pensate è alta ben 634 metri. Ci sono numerosi turisti che si recano qui ogni giorno. All'interno della sua base c'è anche un centro commerciale con tanti negozi e ristoranti. Mi avvio verso la metropolitana perché devo cambiare diverse volte per arrivare al tempio, e se siete mai stati a Tokyo saprete che a volte avventurarsi nella metropolitana può diventare davvero un labirinto complicato. Ma oramai sono stato qui diverse volte e quindi non ho problemi a muovermi. È una giornata calda, nuvolosa, ha messo pioggia, nonostante questo però ci sono tantissime persone come al solito a giro per le strade. Bisogna andare con pazienza e a un certo punto c'è un bel pezzo da fare a piedi. Decido di fare questo pezzo a piedi anche se c'è l'uscita della metropolitana proprio vicina al tempio. Naturalmente è impossibile camminare sotto il caldo giapponese senza fermarsi a prendere qualcosa da bere e a rinfrescarsi, perché si suda veramente tanto ed è veramente caldo anche se non c'è il sole. Vicino al tempio c'è un cimitero veramente grandissimo ed è veramente facile perdersi. Comunque adesso vi farò vedere dall'entrata principale del tempio come arrivare alla tomba del maestro. Pensate che questo tempio, il tempio di Gokokuji, è sopravvissuto ai bombardamenti americani durante la seconda guerra mondiale. Inoltre qui riposano decine di personaggi storici molto importanti per il Giappone. Visto che c'è il cimitero aperto al pubblico, c'è tutta la dotazione per rendere omaggio alle tombe di chi riposa qua. Riempiamo il nostro secchio di acqua, prendiamo il nostro mestolo e il nostro panno e ci avviamo verso la tomba del maestro. Questa è l'arrivo laterale del tempio. Ho scelto di arrivare da questa parte per fare una camminata vicino al tempio. Questa è invece la parte frontale ed è da qui che vi faccio vedere come raggiungere la tomba del maestro. Si trova qui sul lato destro, prendendo questo piccolo sentierino che vedete qua. Non facciamo altro che costeggiare il tempio sul suo lato destro. Ci sono diversi cimiteri in Giappone che non sono aperti al pubblico. Questo in particolare è un cimitero che è aperto al pubblico e quindi chiunque può venire qua e rendere omaggio ad uno dei personaggi che riposano in questo tempio. Arrivati a questo punto abbiamo questo piccolo bivio, gireremo a destra ed è qui, facendo pochi passi di questo piccolo sentierino, che ci imbatteremo nella lapide del maestro. Una tomba veramente bella e suggestiva. Eccola qua, questa è la tomba del maestro Oyama dove riposa insieme a sua moglie. Inizio a pulire e a sistemare la tomba. In Giappone infatti il lavaggio delle tombe è l'atto che mira a purificare il monumento funebre in pietra per mostrare rispetto agli antenati. Si tiene pulita la tomba e poi con un apposito mestolo si versa l'acqua, poi con un panno si pulisce il luogo di sepoltura. Sulla tomba del maestro Oyama c'è scritto questo: Masutatsu Oyama, fondatore dell'organizzazione internazionale di karate Kyokushin Kaikan, creò il Kyokushin Karate, uno stile di karate basato sui colpi diretti. Lo diffuse in tutto il mondo con le sue stesse mani. Dimostrò integrità, coraggio, non solo nel mondo delle arti marziali, ma anche nei confronti del grande pubblico.
Questa lapide è stata eretta grazie all'impegno congiunto dei suoi allievi in tutto il mondo, su richiesta della rappresentante della sua famiglia, Tomoko Oyama.